Salve a tutti, oggi in questa video guida voglio farvi vedere come sostituire la corda per tirare su la tapparella di questa porta finestra. E questa ancora non si è spezzata in due, ma le altre due sì, però adesso ho deciso di girare il video in modo tale che vi faccio vedere com'è semplice cambiare questa cordicella per metterne una nuova. Queste cordicelle nuove si trovano in qualsiasi negozio di ferramenta oppure negozi grandi tipo Brico, Leroy, eccetera. La classica situazione è che quando si strappa la cordicella trovate la tapparella che cade improvvisamente, fa un botto, la trovate giù. Oppure un altro motivo per cui sostituire questa corda è quando, come in questo caso, è vecchia e quindi taglia le dita quando volete tirare sulla tapparella o tirarla giù, e quindi vuol dire che è arrivato il momento di sostituirla, perché altrimenti improvvisamente si strappa e vi trovate tutta la tapparella giù che cade improvvisamente. La prima operazione che dobbiamo fare è quella di togliere la copertura del cassettone che contiene la tapparella. Quindi prendiamo una scala e seguitemi. Allora, con una chiara stella rimuoviamo queste due viti in modo tale che possiamo tirare su il pannello. Allora, vedete, la tapparella in questo caso è tutta verso il basso, noi dobbiamo girarla, tirarla su e poi la bloccheremo in modo tale che rimane in alto. Allora, ho preso una molletta di legno per bloccare la tapparella in modo tale che non va giù. Ecco. Allora, adesso, visto che non è tagliata di suo, tagliamo noi la corda della tapparella in un punto qualsiasi, non cadrà giù perché l'ho fermata con una molletta. Vedete, l'ho fermata con una molletta. Allora, adesso
Con pazienza adesso sfiliamo la fettuccia vecchia che ormai è dura e stradura. Adesso svitiamo questa piastra. Tiriamo via la chiocciolina. Adesso sfiliamo tutta la fettuccia da questa. La sfiliamo tutta. Qui c'è una vite che dobbiamo svitare. Eccola qui. Adesso prendiamo la confezione con la cinta nuova e l'apriamo, perché devo prendere la misura di quanta ce ne serve. Questa è da 7,5 metri per le porte e finestre, invece per le finestre normali basta una da 5,3 metri. Allora, questa è quella nuova, prendiamo come riferimento la vecchia e prendiamo più o meno la stessa dimensione. Qui termina la vecchia, però se vi ricordate abbiamo anche questo pezzo che abbiamo tagliato, quindi lo aggiungiamo. Fin qui rimaniamo abbondanti, a meno che devo fare il nodo. Ok, forbice. Ci è avanzato questo pezzo, mettiamolo da parte. Adesso l'operazione che dobbiamo fare è quella di andarla a inserire sopra, perché dobbiamo fare il nodo. Ci sono delle fessure su questa ruota, ne infiliamo nella fessura e cerchiamo di farlo uscire di qua, perché poi dobbiamo andare a fare il nodo. Ce l'abbiamo fatta. Adesso facciamo un bel nodo. Ecco qua, un doppio nodo. Ritiriamolo nuovamente. Adesso dobbiamo infilare la corda dentro il buco per farlo uscire qui sotto. Ecco fatto. Ora per continuare dobbiamo far scendere giù la tapparella.
e ho messo questa molletta per bloccarla, più verso il centro l'ho messa, per far scendere giù la tapparella devo toglierla e l'accompagno giù. Ecco fatto. Allora, qua vedete, si vede meglio il nodo che ho fatto, adesso che non c'è più la tapparella avvolta. Vedete, qui c'è il nodo che blocca la fettuccia al suo interno. Allora, adesso prendiamo la corda, poi prima che ci dimentichiamo la placchetta la andiamo a mettere. Allora, visto che darà fastidio, blocchiamola così. Ecco qua. Adesso, se vi ricordate, qui c'è una vite a cui bisogna avvitare la corda, quindi dobbiamo fare un buco al centro della corda. Ecco fatto. Questa è la vite. Facciamo uscire la filettatura. Ok. Qui abbiamo lasciato la placchetta di metallo in modo tale che non ci dà fastidio. Questa è la molla che abbiamo da caricare e quindi dobbiamo infilare questa corda, la fettuccia, qui all'interno, in questo modo. Vedete la chiocciola? Questa era posizionata così. Allora noi facciamo entrare la corda in questo modo qui. In questo modo, guardate. Poi la giriamo perché ci serve a noi per caricare la molla. Facciamo con calma la fase di caricamento della molla e adesso ci cura dietro. Ecco qua, abbiamo caricato la molla al massimo, teniamola bella ferma, non lasciamola andare. Nel frattempo dobbiamo mettere la vite che dobbiamo fissarla qui nel buco che avevamo fatto nella corda. Ecco fatto, e andiamo a mettere, andiamo a inserirla all'interno. Avvitiamo prima con le mani. E dopo c'è il cacciavite senza lasciare scappare la chiocciolina. Pian pianino lasciamo la chiocciola. Adesso dobbiamo inserirla qui all'interno, attendi che la chiocciola è ancora sotto tensione. Allora. Adesso lasciamo la placca di plastica che va giù.
perché dobbiamo fissarla. Allora fissiamo a mano. Non stringiamo forte perché questa placchetta è in plastica, non è metallo. Allora, finalmente vediamo. Ok. Adesso dobbiamo rimontare il pannello. Dobbiamo rimettere le viti per fissare il pannellino. Ecco fatto, finalmente siamo riusciti a sostituire quella che era la corda originale, che è tutta consumata, irrigidita, perso elasticità e taglia le dita delle mani, con quella nuova che è più morbida, più maneggevole e non ti procura danni alle mani. Quindi se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, in modo tale che quando farò altri lavori fai da te li pubblicherò sul mio canale YouTube. Quindi ci vediamo alla prossima occasione. Un saluto da Giovanni. Ciao!